Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi vedremo come dipingere in modo molto semplice l'effetto della pelliccia, in questo caso su un orso bruno. A metà video ho inserito anche un piccolo passaggio di inizio pittura in cui vediamo come valorizzare in modo molto semplice un'armatura dorata metallizzata. Non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Dato che questa miniatura presentava diversi elementi scuri e metallizzati, ho optato per un primer nero, sul quale ho parzialmente dipinto già alcune parti per esigenze video. Altrimenti partire proprio dipingendo la pelliccia sarebbe stato più sensato per evitare di sporcare le parti adiacenti. Ma partiamo creando un colore di base. Io ho deciso di unire il mio amato Hull Red scaldandolo con Royal Brown di Chimera Colors e poi scurendolo con una punta di viola. In questo modo creiamo un colore molto scuro che su primer nero si noterà poco, ma che si integra bene con alcune tonalità circostanti e crea un'ottima base per il resto. Con un red puro e un pennello dalla punta sottile andiamo a creare tantissime sottili pennellate affiancate per simulare l'effetto del pelo. Dobbiamo stare attenti alla scultura del modello, cercando di rispettare il verso dei peli e soprattutto mettere in evidenza le singole ciocche. Ogni parte più vicino all'attaccatura e centrale va illuminata, lasciando invece le parti finali più in ombra. Schiariamo poi Hull Red con una punta di color sughero e procediamo come prima, ricordando sempre di colorare solo la parte via via più corta vicino all'attaccatura. Io sto usando un pennello numero 3 di Rubloff perché ha una punta molto sottile, ma nulla ci vieta di usarne uno con la punta più piccola. Sconsiglio però vivamente di usare quelli troppo sottili tipo 0 o 00, perché il serbatoio inesistente ci costringerebbe a ricaricare e sciacquare molto spesso il pennello, rischiando così di creare linee di spessori sempre diversi. Meglio aiutarsi con la mano che regge il modello, girandola quando necessario, per mantenere il verso dei peli sempre costante, con un inizio di pennellata sottile, parte centrale più larga e parte finale sottile. Ulteriore passaggio restringendo la zona colpita con il color sughero puro, con il quale oltre ad illuminare la pelliccia già dipinta, creiamo anche una base per il pelo del muso, che sarà più chiaro. Tante pennellate vicini e sottili creeranno un'ottima base irregolare ma compatta anche se su base nera. In generale cerchiamo di concentrare questo passaggio chiaro e i successivi nella zona adiacente al viso, così da indirizzare l'occhio proprio verso quella zona. Inseriamo il color avorio nella miscela, creando una tonalità molto più chiara, ma meno invasiva dell'avorio puro. Schiariamo molto il muso, sempre con sottilissime linee verticali, che nella parte superiore si uniscono fino a colorare interamente la zona, mentre nel contorno lasciano alcuni piccolissimi spazietti scuri, come se fossero ombre. Ricoloriamo quindi occhi e naso con il colore nero per poi aggiungere una semplicissima luce avorio in alto, tutte e tre nella stessa direzione della fonte di luce. Dato che le fibre di cuoio che avevo dipinto all'inizio si perdevano troppo col colore della pelliccia, ho poi preferito passare un leggero glaze di Royal Brown, molto caldo, per farle subito spiccare rispetto al resto senza dover rifare tutto da capo. Ora che abbiamo visto come simulare l'effetto della pelliccia, facciamo un veloce salto nel passato e vediamo come rendere un pochino più variegata un'armatura dorata. Se vogliamo una pittura pulita e non vogliamo tempi di attesa, evitiamo di utilizzare gli shade, che molto spesso vengono abbinati ai colori metallizzati.
Per questo partiamo da una base metallica più scura. In questo caso ho usato Burn Tin, ma come abbiamo visto in video precedenti, se abbiamo a disposizione solo un colore oro, possiamo crearne più versioni scure e spente aggiungendo marrone o nero. Fatta una base piena, dobbiamo mettere in risalto i volumi, quindi con un mix tra oro chiaro e scuro e pennellate pulite, senza ripassare dove abbiamo appena messo il colore, segniamo le zone più voluminose, ovvero tutte quelle aree convesse che sporgono più dei recessi, quelle bombate o i profili sottili. Ovviamente anche in questo caso inseriamo più zone luminose in alto e lasciamo la parte in basso più in ombra. Con l'oro puro, sempre senza aggiungere acqua per non perdere l'effetto metallizzato, restringiamo le zone colpite, inseriamo piccoli punti luminosi nelle sommità delle zone tondeggianti e nei profili. Al contrario, per creare maggiore profondità e dare maggiore risalto al tutto, possiamo scegliere marrone o nero per creare dei glaze scuri, aggiungere profili scuri per separare le parti dell'armatura dal resto degli elementi, ma soprattutto mettere ancora più in ombra le parti nascoste. In questo modo creiamo più volume e movimento su colori che di base sono totalmente in balia dei riflessi della luce e che in questo modo usiamo a nostro vantaggio. E con questo si conclude anche il video di oggi. Come sempre spero che vi sia stato utile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Io vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!